continuiamo con la nostra analisi del file rar malevolo e scopriamo che dopo il main archive header ci si aspetta un archive comment service header, ma è opzionale, non è il nostro caso. Dopodiché ci si aspetta un file header. Il file header è un header, un'intestazione, un blocco all'interno del rar file che va a descrivere il file, diciamo, che è stato compresso. Quindi noi ci posizioniamo nella documentazione nel punto esatto in cui viene descritto il file header, eccolo qui, e scopriamo che anche qui esso comincia con un CRC32. Già sappiamo che il CRC32 viene calcolato a partire da size fino a extra data, all'extra area, fino a qui. Possiamo assumere che i primi 4 byte sono il CRC. Dopodiché si aspetta l'header size, che qui è settato come 23. Ovvero 23 in esadecimale corrisponde a 35 in decimale, quindi partendo da qui 35. Beh sì, potrebbe essere congruente, perché vedete finisce esattamente dove qui c'è il nome di un file e poi il carattere successivo in realtà sembra essere il contenuto del file PDF. Sembra che questo valore sia stato interpretato correttamente. Tra l'altro, se noi andiamo a vedere header size e lo cerchiamo dall'inizio del documento, ci viene detto che è la dimensione dell'header a partire dal campo header type. Nel nostro caso, a partire da qui, ed ecco perché io ho cominciato a contare dal campo successivo, quindi da header type e non da header size direttamente. Quindi questo 02 dovrebbe essere l'header type e infatti ci viene detto che il valore 2 è per i file header, il valore 3 per service header. Noi stiamo parsando un file header secondo, diciamo, la struttura logica di un archivio RAR, dico secondo quello che ci viene indicato qui. Sembra no, che siamo nella giusta strada nel parsare manualmente questo file. Benissimo. Successivamente abbiamo un altro 02 che corrisponde all'header flags. Sono flag comuni per tutti gli header. Se noi cerchiamo header flags 02 sta ad indicare che vi è un'area dati presente alla fine dell'header. E anche questo è congruente con quanto abbiamo visto qui, perché il nostro header termina esattamente qui, come abbiamo visto prima, e successivamente comincia l'area dati. Quindi il flag 02, questo campo, sta ad indicare, guarda che quando finisce questo header seguono i dati, il contenuto del file vero e proprio. Cosa abbiamo dopo? Abbiamo un extra area size. Il campo è opzionale, è presente solo se il flag 01 degli header è settato. Ma noi abbiamo visto che in realtà questo flag è settato a 2, quindi il primo bit qui non è settato. Pertanto questa dimensione dell'extra area non ci interessa. Quello che invece abbiamo dopo è la dimensione dei dati, che è opzionale ma che è presente solo se l'header flag corrisponde a 02. E noi, come abbiamo visto poc'anzi, abbiamo proprio uno 02 tra i flag. Quindi questa qui è la dimensione dei dati. Ora, qua la cosa si fa interessante perché se noi dovessimo considerare CD1A sarebbero 52.506 byte, ma non è così che dobbiamo leggere questo campo,
perché se vi ricordate, questo è un variable length integer, quindi noi prendiamo il primo byte CD e ci accorgiamo che l'ottavo bit è 1, pertanto il byte successivo rappresenta ancora la dimensione dei dati. Il byte successivo, che cos'è? Il byte successivo è 1A e vedete che l'ottavo bit, in realtà diciamo il bit più significativo, chiamiamolo in questo modo, è 0, non è 1, pertanto vuol dire che il byte successivo non è più parte del campo data size. Pertanto la dimensione è espressa in 2 byte, però dobbiamo prenderne, nel primo byte dobbiamo prendere solo 7 bit, nel secondo byte prendiamo gli altri 7 bit. Di conseguenza apriamo un'altra calcolatrice e siamo a 3. Noi dobbiamo partire ad analizzare prima 1A e dopo CD, quindi non nell'ordine in cui appare CD 1A, bensì al contrario, prima 1A e poi CD 1A. I 7 bit meno significativi sono vabbè, 001, 10, 10, quindi 11010, che è quello che ho scritto qui, e poi dobbiamo riportare gli altri 7 bit del primo byte, quello che aveva diciamo il carry bit, chiamiamolo così, 1 settato, e quindi 100 1101. Quindi partendo da qui salta fuori in esadecimale la dimensione di 4D che corrisponde a 3405 byte. Ora, due cose interessanti. Tutta questa procedura, vi ricordo, anzitutto è stata descritta qui nella descrizione del tipo vint. L'avevamo visto all'inizio, no? Quando abbiamo analizzato il main header. Qui dice che i 7 bit di ogni byte contengono il dato sulla dimensione e il bit più alto è il continuation flag. Noi abbiamo visto nell'esempio che CD ha il bit più significativo con il continuation flag 1 settato, quindi anche quest'altro byte fa parte della lunghezza data size. Abbiamo visto che questo byte non ha il bit 1 settato, quindi il byte successivo non fa parte di data size, pertanto data size è descritto da 2 byte e questi devono essere, quindi dobbiamo estrarre 7 bit da qui, 7 bit da qui, li dobbiamo unire e tiriamo fuori la data size. Anche qui avremo la problematica di invertire proprio come i byte, proprio come abbiamo visto, no? Con il valore a 32 bit del CRC. Pertanto prima processeremo 1A e poi i 7 bit di 1A e poi processeremo i 7 bit di CD. Unendoli insieme salta fuori questo valore 3405 in esadecimale di 4D. Come facciamo a validarlo? Proviamo a validarlo in questo modo. Ci mettiamo alla fine del file header che noi presupponiamo sia qui. Quindi se questo è 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, questo rappresenta l'offset 37. Se noi all'offset 37 abbiamo un'altra calcolatrice, andiamo ad aggiungere D4D, quindi 37 più D4D, salta fuori l'offset D84. Se la nostra assunzione è corretta, l'offset D84 dovrebbe, diciamo, cominciare un altro header, quindi la porzione dei dati dovrebbe essere terminata, quindi D84, 80, 81, 82, 83, 84.
Sì, sembra congruente perché questa è la parte IOF che corrisponde alla fine del file PDF. Sembra che ci siamo andati a calcolare la dimensione correttamente. Mi sembra che questo campo lo abbiamo passato in modo corretto. Ora ho scritto sul prompt di CodeAI la descrizione di come funziona un variable length integer e gli ho detto di crearmi una funzione Python associata. Claude AI mi ha implementato questa funzione, questo metodo che io ho aggiunto alla classe utils encode_vint, che prende un intero e ci restituisce in pratica il variable length integer che dovrebbe essere adesso associato. Per vedere se questa implementazione è corretta, nel main ho scritto in testa queste 3 linee di codice dove in pratica provo a codificare il valore 3405 che noi abbiamo determinato manualmente da qui, e quindi con il metodo encode_vint che ci ha restituito Claude AI, e lo stampiamo, così proviamo a vedere se otteniamo in output lo stesso valore come quello che abbiamo visto nel file rar malevolo. Lo lancio ed in effetti sì, CD1A, e qui avevamo CD1A. Ci siamo portati dentro anche l'implementazione di questo metodo aggiuntivo, così ci verrà più semplice poi, no? Calcolarci tutti i variable length integer che ci serviranno per costruire il nostro archivio malevolo. Questa parte la cancelliamo e ritorniamo con quello che avevamo prima. Eravamo qui, ciò che segue è file flag, qui indicato come 04, che nel nostro caso corrisponde a CRC32 field is present. Fa seguito poi unpacked size, quindi mentre la prima data size era la dimensione dell'area dati, c'è anche un unpacked size che è la dimensione del file quando viene decompresso. In questo caso, siccome non sembra essere stata implementata alcuna compressione, abbiamo esattamente la stessa dimensione che avevamo prima per il campo data size. Vedete, data size qui, poi c'è il flag qui e poi ancora unpacked size. Segue attribute, operating system specific file attribute, potrebbe essere 0, riservato, in questo caso è settato a 20, e onestamente ho guardato nella descrizione del formato di rar e non ho trovato alcun riferimento a ciò che questo possa essere. No, non ho trovato nessun riferimento, pertanto lo riporteremo allo stesso modo di come è stato riportato nel file rar che stiamo analizzando. A questo punto segue endtime, ma endtime è opzionale, è presente solo se in file flag abbiamo settato il bit 02, ma noi abbiamo settato solo 04, quindi questo lo possiamo skippare. Segue un valore CRC32 che è il CRC32 del contenuto del file. Quindi 1, 2, 3 e 4 è il CRC32 del contenuto del file. Noi abbiamo già implementato la funzione CRC32, quindi ci verrà semplice poi scriverci un metodo per la creazione di un file header. Ok, dopo il data CRC32 c'è compression information, che nel nostro caso sta a 0, quindi host OS
con 0 che indica Windows, e infatti successivamente abbiamo questo è un archivio Windows, successivamente abbiamo 0, quindi name length, la dimensione del nome del file. 14 abbiamo indicato in esadecimale, che in decimale corrisponde a 20 byte, e dopo il name length fa seguito il nome del file stesso, che abbiamo visto essere 20 byte, e infatti dal byte successivo, vedete, comincia quello che sembra essere proprio il nome di file: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Esattamente qui. Dopodiché fa seguito il contenuto del file stesso per la dimensione di 3405 byte che abbiamo visto finire in D84. Esattamente qui. Quindi abbiamo tutte le informazioni adesso che ci servono per aggiungere un altro metodo nel nostro exploit. Ora che sappiamo come il file header viene creato, andiamo ad implementarcelo. Ok, abbiamo implementato un ulteriore metodo più altre due funzioni di supporto, per così dire, quindi il nostro proof of concept diventa un po' più grande. Cominciamo dalle funzioni di supporto, quindi all'interno della classe utils ho aggiunto altri due metodi statici. Uno si chiama extract file info, passandogli un path name, ci ritorna solo il nome del file, di quel path, il contenuto e la dimensione. L'altra funzione che abbiamo aggiunto è questo integer to min bytes, perché ci troveremo molto spesso ad operare su dei valori interi, ma in realtà per operare sul file rar a noi serve scrivere in formato bytes, e inoltre non solo dobbiamo convertire tutti gli interi in bytes, ma dobbiamo anche fare in modo che noi non lasciamo, diciamo, nessun null byte in fronte, perché questo causerebbe dei problemi quando andremo a operare sul formato rar. Cioè, per intenderci, se noi abbiamo un valore di 4 byte di questo tipo, integer to min bytes non solo andrà a convertire questo valore, quindi poniamo il caso 1111 corrisponde al numero 4369. Noi potremmo anche rappresentarlo in questo modo. Però quando viene convertito in, quindi questi sono 4 byte, quando viene convertito in bytes con questa funzione, noi vogliamo che vengano rimossi i null bytes. Sostanzialmente ci ritroveremo con un valore convertito in formato bytes a 2 byte, e questo si rende necessario, insomma va fatto, perché altrimenti rar non parserà il file correttamente se scriveremo laddove è necessario un valore di 2 byte, ne scriveremo invece 4 con dei null byte in fronte. Creeremo solo un sacco di confusione e casino, per dirla in termini puliti, quindi questo lo dobbiamo evitare. E abbiamo anche aggiunto nella classe rarforge build file header, che prende in ingresso un file name. E come funziona la cosa? Abbiamo già visto questa parte. Dopo che scriviamo il main header, scriviamo sul file rar, sull'archivio rar che stiamo creando, il file header. Questo metodo, per funzionare, quindi invochiamo build file header, che è quanto abbiamo implementato di nuovo, ma questo metodo per funzionare ha bisogno di un nome file. Cioè, quando noi qui sulla macchina Windows che abbiamo utilizzato per il nostro test andavamo ad aprire questo file rar, vedete all'interno c'era un file PDF.
chiaramente potrebbe essere un file di qualunque tipo. Noi che cosa facciamo? Andiamo a passare alla funzione build file header un file arbitrario che vogliamo noi, quindi quello che vogliamo mettere come specchietto per le allodole all'interno dell'archivio RAR. Qui abbiamo per esempio, scusate, all'interno di samples, no? Abbiamo il file tcp/ap model.pdf, un file assolutissimamente legittimo. Pertanto nel codice alla funzione, al metodo build file header vado a passare il path dove si trova questo pdf e lui si va a costruire l'header, quindi l'header type lo setta a 2, il flags li setta a 2 come abbiamo visto poc'anzi, dopodiché scrive la dimensione dei dati. Su che cosa si basa questa dimensione di dati? Si basa sulla dimensione di questo file pdf, perché noi in testa build file header andiamo a chiamare extract file info, che è una delle funzioni helper che abbiamo visto in precedenza, gli passiamo come file name questo valore qui e lui in cambio ci restituisce il nome della risorsa senza il path, quindi solo questa parte qui, ci restituisce il contenuto di questa risorsa e ci dice anche quanto è grande questo file. E noi andiamo come data size a codificarci in un intero a dimensione variabile utilizzando la funzione encode vint che abbiamo implementato in precedenza, gli passiamo il size del file. Come field specifichiamo il valore 04 che stava ad indicare nei flags crc32 field is present. La dimensione, scusate sono anche raffreddato, la dimensione del file decompresso sarà uguale a quella del campo data size. Gli attributi avevamo visto che erano settati a 20, non abbiamo ben capito esattamente questo a che cosa corrisponda, l'abbiamo lasciato tale e quale a come era specificato nell'archivio malevolo che stavamo analizzando. Il data crc, abbiamo già implementato la funzione crc22zlib. Ovviamente questo deve essere un valore specificato in lectolendian come abbiamo visto in precedenza, ed esattamente che cosa gli passiamo? Gli passiamo il contenuto del file perché il crc32 va calcolato su quel contenuto. Compression avevamo visto che era settato a 0, host OS era settato a 0 per indicare Windows, e successivamente all'host OS c'era la lunghezza del nome del file, esattamente, non so se vi ricordate, ma qui avevamo visto che c'era questo 14 in esadecimale che erano 20 byte che indicava la lunghezza del nome del file. Qui stiamo facendo la stessa cosa, indichiamo la lunghezza del nome del file, ovviamente len ci restituisce un intero e noi utilizziamo int to mean bytes come abbiamo spiegato poc'anzi per convertire questo valore nel tipo Python byte. Dopodiché specifichiamo, indichiamo il nome del file, resource se vi ricordate conterrà solamente il nome del file senza il path, ci andiamo a calcolare la dimensione di questo file header così composto e lo andiamo a scrivere in testa alla lista. Questa è una lista che stiamo implementando, dopodiché andiamo sempre a scrivere in testa, quindi man mano che scriviamo in testa gli altri valori che stavano nelle medesime posizioni non vengono cancellati ma vengono shiftati. Alla fine inseriamo in testa il crc32 del file header stesso. Come vedete ci sono diversi calcoli di crc, uno che è relativo all'header, al file header stesso, sostanzialmente questa parte qui, quindi l'header crc verrà calcolato su tutti questi campi qui, e poi abbiamo anche il crc32 del file
del contenuto del file che va indicato nel campo datacrc. Quando viene invocato questo metodo viene restituito il file header così costruito. Questo esempio noi siamo andati a passare samples tcp ap model pdf e il metodo ci è andato a costruire esattamente un file header che descrive quel file lì con il contenuto secondo la rappresentazione attesa dal formato RAR. Viene ritornato il tutto a file 1 HDR e noi scriviamo file 1 HDR dentro il file RAR test.rar, dopodiché chiudiamo il file e vediamo se questa cosa funziona. Lo salviamo, ci spostiamo qui. Ricordate, col file RAR precedente avevamo scritto solamente i primi 16 byte, la signature più il main header. Rilanciamo Pottesali e adesso il file RAR, come vedete, è cresciuto, è molto più grande perché contiene ovviamente il PDF. Ora, se questo file è stato generato in modo corretto, con WinRAR dovremmo già riuscire a vedere qualcosa, ovvero se io mi metto in ascolto qui e dall'host Windows vado a scaricarmi il file in questione, scarichiamoci questo test.rar, mettiamolo nel desktop. Ora se io faccio doppio clic qui non c'è nessun errore, quindi mi dovrebbe far vedere effettivamente che questo è un archivio con un file, ed infatti è così. Se ora io provo a decomprimere questo file, lui me lo decomprime e se provo ad aprirlo me lo apre correttamente. È un file PDF corretto. Il nostro programma sta funzionando. Nel video successivo andremo invece a vedere come potremo forgiare una situazione di questo tipo, nella quale al file che abbiamo inserito, file all'odolo inserito all'interno dell'archivio RAR, associeremo degli alternate data stream che conterranno delle sequenze di path traversal come queste per poter sfruttare la vulnerabilità così da inserire contenuti arbitrari in cartelle e directory al di fuori di quelle che dovrebbe essere consentito accedere normalmente con WinRAR.